Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Per questo progettino ho scelto di nuovo il filato berry, questa volta nella variante crema, uva, polvere, viola e menta, uncinetto del 6,5 e uncinetto del 7. Siamo pronti, vi lascio al tutorial. Allora, inizieremo dalla parte di sotto facendo questa fascia e lavorata a coste. Andremo avanti per 58 cm, all'incirca 74 giri, dopodiché andremo a fare una piccola cucitura. Andremo a fare una piccola cucitura e sempre con l'uncinetto del 6,5 andremo a raccogliere le maglie. Io ho 74 maglie, quindi man mano raccoglievo le maglie, andavo ad inserire altre maglie, quindi ho inserito 16 maglie, quindi da 74 sono andata a 90 maglie. Con 90 maglie mi vengono 9 motivi di questi, perché ogni motivo per ogni motivo ci vogliono 10 maglie. Io sto facendo una taglia S, se voi dovete andare a fare una taglia più grande andate ad inserire le maglie a 10 a 10. Io vi do le misure per una taglia S. Io mi sono fermata sono di larghezza 38 e di altezza mi sono fermata a 26 centimetri. A questo punto andremo a dividere i due pannelli, quindi a questo punto andremo a lavorare separatamente sia pannello davanti che pannello dietro. Qui farò un piccolo campione per farvi vedere il motivo. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora, prendiamo il filo e l'uncinetto del 6,5 e avviamo 7 catenelle, quindi questo è il nodino, 1 2 3 4 5 6 e 7. Ne facciamo un'altra e andiamo nella seconda dall'uncinetto e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi lavoriamo 7 maglie basse. Ok, fatte le 7 maglie basse facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Quindi andiamo a prendere la costina retro, questa è quella davanti e questa è quella retro, quindi entriamo e facciamo una maglia bassa, costina retro, entriamo e facciamo una maglia bassa. Quindi catenella, voltiamo il lavoro e sempre la costina retro lavoriamo in costa retro. Quindi andiamo avanti per 74 giri. Per una taglia S ho fatto 74 giri, 58 centimetri, e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi andiamo avanti. Arrivati alla lunghezza che ci serve, io nel mio progettino ho fatto la fascia 58 centimetri, 74 maglie per una taglia S. Quindi se voi dovete andare a fare una taglia in più, una taglia più grande, andate a fare la fascia più grande. A questo punto, fatta la fascia con la misura che mi serviva, andiamo a fare una piccola cucitura. Quindi l'uniamo così, entriamo nella prima maglia e chiudiamo la prima maglia. Quindi andiamo a fare una piccola cucitura, entriamo nella seconda maglia e nella seconda costina di qua e andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi entriamo, prendiamo le costine e chiudiamo a maglia bassissima. Quindi costina e costina di qua, maglia bassissima. Quindi 1 e chiudiamo a maglia bassissima. Ok, quindi in questo spazietto che noi vediamo qua noi dobbiamo andare a contare 2 maglie, quindi 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 maglie, quindi aggiungo 4 maglie per arrivare a 30, quindi con 30 maglie mi vengono 3 motivi. Allora, fatta la mia cucitura, andiamo a raccogliere le maglie, quindi ci alziamo con una catenella, entriamo di nuovo e facciamo una maglia bassa, quindi superiamo questo tratto e andiamo a fare 1 e 2 maglie basse, quindi superiamo questo pezzettino, saltiamo questo pezzettino tra le maglie e andiamo nello spacchetto e andiamo a fare 1 e 2 maglie basse. Qui dobbiamo andare ad aggiungere 4 maglie perché ho 26 maglie, perché lavorando 2 maglie nello spacchetto, in questo spacchetto prendo 2 maglie, ho 26 maglie, quindi aggiungo 4 maglie e arrivo a 30. Con 30 maglie mi vengono 3 motivi di questi, ok? Quindi una maglia l'aggiungo qua, quindi una maglia la aggiungiamo qua e poi prendiamo le 2 maglie nello spacchetto, diciamo 1 e 2 maglie, 1 e 2 maglie, quindi raccogliamo tutte le maglie e inseriamo i nostri aumenti, quanti aumenti ci servono, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, raccolte tutte le maglie, ho messo anche l'aumento naturalmente che mi serviva. A questo punto taglio il filo e vado a cambiare colore e vado a prendere l'altro colore, quindi lascio l'uncinetto del 6,5 e vado a prendere il 7, quindi entro e mi chiudo con il numero 7, quindi entro nella maglia, nella prima maglia iniziale, entriamo nella prima maglia iniziale, prendo il filo, cambio colore naturalmente, prendo il filo e lo passo attraverso e mi chiudo con il verde. Qui vado a fare un nodino, ok, poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere e partiamo a fare il primo giro. Quindi ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 che valgono come prima maglia alta, andiamo nella maglia successiva e andiamo a fare un'altra maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva e vado a fare un ventaglietto di 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, maglia successiva, maglia alta, maglia successiva, maglia alta. A questo punto andiamo a prendere 5 maglie alte ma lavorate a metà, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, pesco il filo e chiudo la maglia a metà, lascio in sospeso, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, pesco il filo, lascio in sospeso, prendo il filo sull'uncinetto, entro, pesco la maglia, lavoro a metà, prendo il filo sull'uncinetto, entro e lavoro a metà. L'ultima volta prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, pesco e chiudo la maglia a metà, quindi ho preso 5 maglie chiuse a metà, ho 6 asoline nell'uncinetto, chiudo tutte insieme, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva e vado a fare una maglia alta, maglia successiva, maglia alta. Ora andiamo a fare il ventaglietto aperto, quindi nella maglia successiva vado a fare un ventaglietto di 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, prese tutte nello stesso punto, quindi un ventaglietto di 5 maglie alte e ripetiamo 2 maglie alte, 1 e 2, e adesso andiamo a fare il ventaglietto chiuso le 5 maglie alte chiuse a metà, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie, chiudiamo tutto insieme,
prendiamo il filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia successiva e andiamo a fare una maglia alta, nella maglia successiva maglia alta, quindi aperto e chiuso. Adesso andiamo a fare il ventaglietto aperto, quindi 5 maglie prese nello stesso punto, 2, 3, 4 e 5 maglie prese tutte nello stesso punto, 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, e adesso andiamo a fare, ci rimangono le ultime 5 maglie, quindi andiamo a fare le 5 maglie chiuse insieme, quindi filo sull'uncinetto, chiudiamo a metà, filo sull'uncinetto, chiudiamo a metà, chiudiamo a metà, 4 e 5 maglie chiuse a metà, e adesso chiudiamo tutto insieme. Quindi ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, ok, maglia bassissima, e abbiamo finito il primo giro. Nel secondo giro ci alziamo con una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, passiamo dietro la maglia e prendiamo la maglia a rilievo dietro e facciamo maglia alta, 1, filo sull'uncinetto sempre dietro, rilievo dietro, e lavoriamo la maglia alta a rilievo dietro, quindi le 2 maglie rilievo dietro. Qui c'è il ventaglietto di 5 maglie alte, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, rilievo in avanti, tutte e 5 maglie, 1, rilievo in avanti, 2, 3, 4 e 5 maglie rilievo in avanti. Prendiamo il filo sull'uncinetto, qui ci sono le 2 maglie e andiamo a lavorare rilievo dietro, 1, rilievo dietro e 2. Qui abbiamo le 5 maglie chiuse tutte insieme, prendiamo il filo sull'uncinetto e facciamo una maglia rilievo davanti, quindi entriamo l'uncinetto in questi due, diciamo in questo spazietto, entriamo da questa parte, usciamo dall'altra parte e lavoriamo una maglia alta. Qui ci sono le 2 maglie e qui dobbiamo andare a fare rilievo dietro e dietro. Qui c'è il ventaglietto di 5 maglie alte, rilievo avanti, 1, 2, 3, 4 e 1, 5. Le 2 maglie rilievo dietro, 1 e 2, qui ci sono le 5 maglie chiuse insieme, quindi entriamo da una parte, usciamo dall'altra parte, quindi aspettate, lo avvicino magari un tantino, quindi avviciniamo un tantino così vedete un tantino, quindi qui ci sono le 5 maglie lavorate chiuse tutte insieme, quindi entriamo da una parte, da questa parte, e usciamo dall'altra parte e lavoriamo la maglia alta. Qui ci sono le 2 maglie alte, quindi rilievo dietro, 1 e 2. Qui ci sono le 5 maglie alte del ventaglietto e lo lavoriamo a rilievo davanti, quindi 1, 2, 3,
3, 4 e 5. Qui ci sono le 2 maglie e li lavoriamo rilievo dietro, 1 e 2, e qui ci rimangono le 5 maglie lavorate tutte insieme, chiuse tutte insieme. Quindi entriamo da una parte, usciamo dall'altra parte e chiudiamo con una maglia alta, e con una maglia bassissima ci andiamo a chiudere nella catenella iniziale con una maglia bassissima. Andiamo a fare il terzo giro, ci alziamo con una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, andiamo dietro la maglia a rilievo dietro, le 2 maglie a rilievo dietro, quindi 1 e 2 rilievo dietro. Quindi qui ci sono le 5 maglie a rilievo davanti, andiamo a fare il rilievo davanti. Qui abbiamo le 2 maglie a rilievo dietro e andiamo a fare le 2 maglie a rilievo dietro, 1 e 2. Qui abbiamo la maglia a rilievo nel ventaglietto chiuso, abbiamo la maglia a rilievo, la prendiamo a rilievo davanti, quindi entriamo da una parte, usciamo dall'altra e facciamo una maglia alta. Qui rilievo dietro, le 2 maglie rilievo dietro, e andiamo a fare le 2 maglie rilievo dietro, 1 e 2. Qui le 5 maglie a rilievo davanti e andiamo a fare le 5 maglie a rilievo davanti, 1 2 3 4 e 5 maglie a rilievo davanti, le 2 maglie a rilievo dietro, e andiamo a prenderle le 2 maglie a rilievo dietro, 1 e 2. Qui abbiamo la maglia a rilievo davanti sopra il ventaglietto chiuso e andiamo a fare una maglia a rilievo davanti, 2 maglie rilievo dietro, le 5 maglie a rilievo davanti del ventaglietto, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie a rilievo davanti. Qui abbiamo le 2 maglie a rilievo dietro, 1 e 2, e poi c'è l'ultima maglia a rilievo davanti sopra il ventaglietto chiuso, quindi andiamo a fare la maglia a rilievo davanti, quindi ci andiamo a chiudere nella catenella iniziale con una maglia bassissima. Allora, a questo punto dobbiamo andare a fare un altro giro, altri 2 giri, perché l'apertura 1 2 3 4, io nel mio progetto originale ho fatto il ventaglietto aperto, poi ho fatto 1 2 3 giri e poi la chiusura, quindi ventaglietto aperto, 3 giri di maglia a rilievo e poi a rilievo con chiusura. Ok, qui andrò a fare direttamente la chiusura, quindi con una catenella, e andiamo e prendiamo la maglia a rilievo dietro, facciamo direttamente adesso la chiusura, 1 e 2. Qui ci sono le 5 maglie a rilievo davanti, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima, peschiamo il filo, chiudiamo a metà
e lasciamo in sospeso. Filo sull'uncinetto, prendiamo la seconda rilievo davanti, chiudiamo a metà, lasciamo sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, entro nell'altra maglia, pesco e filo, lavoro a metà, entro, pesco e filo e lavoro a metà. L'ultima volta pesco, entro e filo e lavoro a metà e chiudo tutto insieme e ho chiuso il mio bubble. Ok, qui manca un giro, vi ricordo che qui manca un giro e qui sono 1 2 3. Dopo il terzo giro io ho fatto la chiusura, qui dopo il secondo giro ho fatto la chiusura, perché qua stiamo lavorando su un campione. Ci sono le 2 maglie a rilievo dietro, quindi andiamo a lavorare le 2 maglie a rilievo dietro. 1 e 2. Qui c'è la maglia a rilievo davanti, quindi che cosa facciamo? Apriamo il ventaglietto, quindi qui l'abbiamo chiuso e qui lo andiamo ad aprire, quindi sulla maglia a rilievo davanti l'andiamo ad aprire, entriamo al centro della maglia e andiamo a fare un ventaglietto di 5 maglie alte. 1 2 3 4 e 5 maglie alte. Qui andiamo a fare le 2 maglie a rilievo, 1 rilievo dietro e 2. Quindi qui c'è le 5 maglie a rilievo davanti e andiamo a chiudere il bubble, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo a rilievo davanti e lavoriamo a metà. 2 3 4 e 5 maglie a rilievo davanti e chiudiamo tutte insieme. Filo sull'uncinetto, qui ci sono le 2 maglie lavorate a rilievo dietro e li lavoriamo a rilievo dietro. 1 e 2. Qui abbiamo la maglia a rilievo davanti, quindi qui abbiamo chiuso i bubble, qui andiamo ad aprire il bubble, quindi entriamo al centro della maglia, andiamo a fare un ventaglietto di 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie alte. Abbiamo aperto il ventaglietto, quindi qui l'ho chiuso e qui l'ho aperto. Passiamo alle 2 maglie a rilievo dietro, 1 e 2 e qui lo andiamo a chiudere, quindi andiamo a chiudere il bubble. 1 2 3 4 e 5 e chiudiamo tutto insieme. Filo sull'uncinetto, 2 maglie a rilievo dietro, quindi 1 e 2 e ci andiamo, quindi qui c'è la maglia a rilievo davanti, facciamo l'ultimo ventaglietto, quindi entriamo al centro, 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5 maglie alte prese tutte nello stesso punto, quindi chiuso, aperto. A questo punto dobbiamo andare a cambiare colore, quindi entriamo tagliamo il filo e inseriamo l'altro colore. Ok, questo è il nostro colore. Quindi qui nel campione ho fatto 2 giri, quindi apertura, 2 giri, chiusura. Qui nel progetto originale ho fatto apertura, 3 giri e chiusura. Ok, quindi ci sono 3 giri di punte a rilievo, quindi c'è apertura, 3 giri, chiusura. Qui ho fatto
apertura, 2 giri, chiusura. Quindi proseguiamo con la lunghezza che ci serve e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi arrivati alla lunghezza desiderata andiamo a lavorare i 2 pannelli separatamente, quindi facciamo un nodino e partiamo con il primo pannello, quindi seguendo sempre il motivo ma separati i pannelli. Quindi partiamo da questa parte, quindi andiamo a lavorare, io farò le maglie alte, quindi non parto direttamente dove c'è il marcapunti ma parto nella maglia dopo del marcapunti, quindi entriamo nella maglia dopo del marcapunti e andiamo a fare quindi maglia bassa e 2 catenelle che valgono come prima maglia alta. Quindi vado a prendere il filo sull'uncinetto, qui c'è la maglia a rilievo e vado a fare un'altra maglia alta, ok? Quindi ho fatto una maglia alta, 2 maglie alte, quindi quando iniziamo a fare il pannello dobbiamo andare a fare sempre 2 maglie alte. Qui abbiamo la maglia a rilievo, quindi una l'ho presa normale, una la prendo a rilievo davanti, cioè una maglia a rilievo dietro. Quindi qui abbiamo il bubble chiuso, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entro da una parte, esco dall'altra parte e faccio una maglia a rilievo davanti. Qui le 2 maglie a rilievo dietro e andiamo a fare 2 maglie a rilievo dietro, 1 e 2 maglie a rilievo dietro. Le 5 maglie del ventaglietto andiamo a fare 5 maglie a rilievo davanti, 1 2 3 4 e 5 maglie a rilievo davanti. Qui le 2 maglie a rilievo dietro e andiamo, li prendiamo a rilievo dietro. Quindi qui siamo sul dritto del lavoro, 1 e 2. Qui abbiamo il bubble chiuso, andiamo a fare una maglia a rilievo davanti. Qui 2 maglie a rilievo dietro, quindi continuiamo per tutta la riga fino ad arrivare all'altro marcapunti. Qui dobbiamo andare a fare 5 maglie a rilievo davanti, qui 2 maglie a rilievo dietro e qui facciamo su bubble chiuso, andiamo a fare una maglia a rilievo davanti. Quindi proseguiamo per tutta la riga e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, mi rimangono le ultime 2 maglie da lavorare, quindi la maglia a rilievo dietro e la maglia qui del bubble. Qui faccio una maglia alta e qui faccio un'altra maglia alta, quindi vado al centro del bubble qui e vado a fare una maglia alta, quindi 2 maglie alte alla fine e 2 maglie alte all'inizio dobbiamo andare a fare. Quindi a questo punto dobbiamo andare a girare il lavoro, quindi se qui noi abbiamo le 5 maglie a rilievo davanti, girando il lavoro diventano 5 maglie a rilievo dietro. Se qui noi abbiamo le 2 maglie a rilievo dietro, se noi giriamo il lavoro qui diventano 2 maglie a rilievo davanti e così via per tutto il lavoro. Quindi andiamo a fare una catenella e voltiamo il lavoro. Qui abbiamo la maglia alta, andiamo a fare la maglia alta, qui un'altra maglia alta e andiamo a lavorare la maglia alta. Qui abbiamo la maglia a rilievo, quindi qui era a rilievo dietro, qui è a rilievo davanti, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto e lavoriamo a rilievo davanti. Qui abbiamo le 5 maglie a rilievo davanti, se noi giriamo il lavoro diventa rilievo dietro, quindi 1, prendiamo il filo sull'uncinetto, giriamo e facciamo la maglia a rilievo dietro, 1, 5 maglie a rilievo dietro, 2, 3,
3, 4 e 5 maglie del ventaglietto, vedete? E qui è diventata a rilievo davanti. Andiamo avanti. Qui ci sono le 2 maglie a rilievo dietro e li facciamo a rilievo davanti. Quindi se qui erano a rilievo dietro, li giriamo, diventano rilievo davanti. Qui abbiamo il rilievo del bubble chiuso, quindi era rilievo davanti, quindi diventa rilievo dietro. Qui le 2 maglie a rilievo dietro diventano rilievo davanti, 1 e 2, quindi continuiamo per tutta la riga, ricordandoci di fare le maglie a rilievo. Le 5 maglie a rilievo che sono a rilievo davanti li facciamo rilievo dietro, le 2 maglie che sono a rilievo dietro li facciamo a rilievo davanti, e la maglia che è a rilievo davanti del bubble la facciamo a rilievo dietro. Continuiamo per tutta la riga e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi andiamo avanti con i giri, cambiando sempre colori, naturalmente alternando i colori che volete naturalmente, e ricaviamo lo scalfo della manica, quindi un 17 centimetri. Andiamo avanti per 17 centimetri lavorando sia il pannello davanti che il pannello dietro separatamente, ricordandoci che quando giriamo il lavoro il ventaglietto diventa rilievo dietro, quindi noi abbiamo il rilievo davanti, diventa rilievo dietro, questi abbiamo rilievo dietro, diventano rilievo davanti, ricordandoci questi. Quindi andiamo avanti con la lunghezza per ricavare lo scalfo della manica e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato di lavorare le 2 parti separatamente, sono arrivata all'ultimo giro dove devo andare a chiudere i bubble. Quindi se noi nei giri precedenti andavamo a chiudere e ad aprire bubble, questa volta andiamo solamente a chiudere bubble, quindi non apriamo nessun bubble. Quindi andremo a fare maglia a rilievo, bubble chiuso, maglia a rilievo, chiusura. Ok? Quindi andiamo a fare una catenella e giriamo il lavoro. Andiamo a fare la maglia alta, qui abbiamo le 2 maglie a rilievo e andiamo a fare le 2 maglie a rilievo. Io sono sul rovescio del lavoro, quindi le maglie a rilievo che dal dritto sono maglie a rilievo dietro, qui diventano maglie a rilievo davanti, sul rovescio diventano davanti. Io sono sul rovescio del lavoro. Qui abbiamo la maglia a rilievo, quindi andiamo a fare la maglia a rilievo senza ne fare nessun ventaglietto, senza aprire nessun bubble nuovo. Qui abbiamo le 2 maglie a rilievo e andiamo a fare 2 maglie a rilievo, 1 e 2. Quindi qui abbiamo le 5 bubble, le 5 maglie del bubble, 5 maglie a rilievo del bubble, quindi andiamo a chiudere bubble. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, passiamo dietro e andiamo a prendere la prima maglia e chiudiamo a metà, la seconda maglia e chiudiamo a metà, la terza maglia e chiudiamo a metà, la quarta maglia e chiudiamo a metà, e la quinta maglia chiudiamo prima a metà e poi chiudiamo tutte insieme. Quindi abbiamo chiuso un altro bubble, abbiamo chiuso il bubble. Andiamo a lavorare le 2 maglie a rilievo, qui sono a rilievo davanti, mentre sul dritto sono a rilievo dietro. Qui abbiamo la maglia a rilievo, quindi andiamo a fare la maglia a rilievo, e qui andiamo a fare le 2 maglie a rilievo davanti. Qui abbiamo le 5 maglie del bubble e andiamo a chiudere il bubble, quindi prendiamo il filo, chiudiamo a metà, prendiamo il filo, chiudiamo a metà, filo, chiudiamo a metà, prendiamo il filo, chiudiamo a metà, e l'ultimo punto e chiudiamo a metà, e poi tutto insieme.
2 maglie a rilievo, 1 e 2 maglie a rilievo, qui a rilievo dietro, quindi maglia a rilievo, qui abbiamo le altre 5 maglie del ventaglietto, quindi del bubble, quindi chiudiamo a metà, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie e chiudiamo tutto insieme. 2 maglie chiuse a metà, quindi maglia a rilievo, qui davanti, uno e 2. Quindi proseguiamo per tutta la riga e poi alla fine della riga ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine. A questo punto andiamo a fare una catenella e giriamo il lavoro e facciamo delle maglie basse. Quindi ogni maglia andiamo a fare delle maglie basse, quindi maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa sopra la chiusura del bubble, quindi una maglia bassa. Qui ci sono le 2 maglie a rilievo, facciamo maglia bassa e continuiamo a fare tutte le maglie basse. Io vi faccio vedere il mio lato, vedete che qui ho fatto la chiusura e qui non ho aperto nessun bubble, quindi tutto chiuso. L'ultimo giro l'ho fatto tutto a maglie basse, quindi proseguiamo così dall'altra parte e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato le mie maglie basse sia da una parte che dall'altra, tutte le maglie basse. A questo punto dobbiamo andare a cucire le spalline, quindi cuciamo da una parte un paio di maglie e dall'altra parte un altro po' di maglie, quindi lasciamo l'apertura della testa. Quindi andiamo a fare le cuciture. Io ho lasciato il filo nell'ultimo giro, ho lasciato un po' di filo e andiamo a cucire le nostre spalline. Quindi io entro, sono arrivata, quindi entro nella prima maglia e vado a fare una cucitura con l'ago. Quindi magari qui andiamo a passare 2 volte, quindi entriamo un'altra volta e passiamo 2 volte, ok, e andiamo a prendere, diciamo, la costina interna, quella che c'è all'interno, diciamo, del punto 1 e 2 e tiriamo. Quindi 1 e la costina interna dall'altra parte e tiriamo. Certo, non stringiamo troppo, così non viene una cucitura troppo tirata, quindi deve essere morbida la cucitura, quindi costina interna e tiriamo. Costina interna e costina interna, vedete? Viene una cucitura invisibile praticamente. 1 e 2 e tiriamo. 1 e 2 e tiriamo. Quindi facciamo la cucitura da una parte e dall'altra e lasciamo l'apertura della testa. Quindi andiamo a fare le cuciture e poi ci vediamo qui per fare il collo. Allora, terminate le cuciture alle spalline, andiamo ad occuparci del collo, quindi ritorniamo con l'uncinetto del 6,5, quindi andiamo dietro e partiamo con il colore. Io parto col colore panna, ma poi i colori sono a vostra scelta. Quindi parto da una maglia, andrò a lavorare tutto il collo a maglia a rilievo, quindi faccio maglia bassa e 2 catenelle e vado e faccio tutto
il giro di maglie alte con l'uncinetto del 6,5. Quindi completiamo tutto il giro del nostro collo a maglia alta e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine del primo giro e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi nella terza catenella mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Ok, mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e faccio una maglia a rilievo davanti, quindi una rilievo davanti. Nella maglia successiva prendo un filo sull'uncinetto a rilievo dietro, quindi avanti e dietro, avanti e dietro. Quindi proseguiamo per tutto il giro, terminiamo il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivate alla fine del secondo giro mi vado a chiudere nella catenella iniziale, quindi mi vado a chiudere e vado a tagliare il filo, quindi mi sono fermata 2 giri nel collo, faccio un nodino e poi vado il filo di lavorazione a nasconderlo all'interno, quindi 2 giri di maglia a rilievo. Adesso occupiamoci della manica. Allora, terminato di raccogliere tutte le maglie della manica, andiamo e ci chiudiamo nella prima maglia iniziale con una maglia bassissima e andiamo a fare il secondo giro. Quindi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, giro intorno alla maglia e faccio una maglia a rilievo avanti, prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva, maglia a rilievo dietro, quindi avanti e dietro, avanti e dietro. Quindi completiamo tutta la manica e il nostro progettino è terminato. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, un bacio.